Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere questo coltello della Brisa Kepart 115. Questo coltello è una versione moderna del coltello da bushcraft americano disegnato da Horace Kepart, per questo il nome Kepart 115. Prima di provarlo sul campo vi dico alcune caratteristiche di questa lama. Intanto questo è un coltello tuttofare che può essere utilizzato per campeggio, cucina da campo, cucina outdoor, bushcraft. Come vedete, a differenza degli altri coltelli, sembra proprio un coltello classico vecchio stile con la lama dritta e rettangolare. La lunghezza della lama è 115 mm, larghezza lama 24 mm, spessore dell'acciaio della lama 3.2 mm e la lunghezza totale 225 mm. L'acciaio è un acciaio al carbonio 80 CRV2, il manico è in noce con rifiniture rosse. Come dicevamo, questa è una rivisitazione del coltello classico da bushcraft americano disegnato da Horace Kepart e devo dire che ha un suo fascino particolare, perché si vede proprio che è uno stile vintage ma con le linee, diciamo, moderne. Ovviamente anche questo viene venduto dalla Brisa, asola per passare il cordino come in tutti i coltelli. E andiamo subito a provarlo e facciamo il primo test, diciamo, della filatura della lama. La filatura è come sempre a rasoio. Direi che come affilatura ci siamo. Il fodero è un fodero in cuoio molto classico e senza tanti fronzoli, semplice ma funzionale. Come primo test facciamo subito il test della tempra della punta e vediamo come si comporta. Direi che la punta tiene. Ho notato però che flette un pochino, però vabbè, ci può stare. Adesso facciamo un po' di chopping e vediamo un po' come entra nel legno. Beh, come chopping, anche se è un coltello abbastanza leggero, con la geometria che non è per questo lavoro pesante, direi che il suo lo fa. Ovviamente ci sono dei coltelli più performanti, però se uno esce con questo coltello e basta, diciamo, si può arrangiare, ecco. Il legno entra, sicché ora questo è un legno un po' verde, però va bene lo stesso, dai. Sul legno duro la vedo più difficile la cosa, però proviamo del chopping su dei ramoscelli. Questi però sono secchi, però qui non ha problemi. Adesso proviamo come fa i trucioli e come riesce a entrare nel legno. Riesce benissimo. Come intagli e come lavori di fino, anche di punta, ci si riesce bene. Diciamo che qui è promossa a pieni voti, qui lavora veramente bene. Che poi alla fine questo è un coltello da campo un po' tuttofare, quindi non ci possiamo affidare a questo coltello per lavori pesanti come
del chopping sul legno stagionato o del batoning anch'esso sul legno stagionato, però riusciamo a fare un po' di tutto, ecco. Il coltello da campo è eccezionale. Poi a me mi garba molto questa forma che ha, che sembra un vecchio coltello da minatore, non so come dirvelo. Adesso facciamo del chopping. Proviamo su un legnetto, diciamo, di piccole dimensioni per vedere intanto come si comporta. Beh. Ora, questo legno non era nulla di che, però lo taglia egregiamente e bene. Ovviamente anche qui, se volete fare dei trucioli, guardate come entra bene nel legno. Nulla da dire, eh? Vediamo se riesco a tagliarlo anche perpendicolarmente. Sì, non c'è problemi, taglia facilmente, ecco. Sì, sì, senza problemi. Adesso proviamo a vedere come si comporta nel taglio di un trocchetto che è quasi 2/3 della sua lama. Ovviamente questo è secco e vediamo un po' come si comporta. Direi senza problemi. Mi devo ricredere. Mi devo proprio ricredere. Pensavo che su del legno secco così è anche abbastanza duro e spesso non ce l'avrebbe fatta, invece va giù che è una meraviglia. Promosso a pieni voti. L'unica cosa che non sono riuscito a fare bene è il chopping. Quello è una cosa che non ho mai capito fino in fondo comunque, e dubito fortemente che nelle vostre uscite farete tanto chopping, quindi questo coltello è un po' un tuttofare, un buon compromesso, diciamo, fra i coltelli da scabili, si può dire, da cucina, da campeggio, e i veri e propri coltelli da bushcraft pesanti e ingombranti. Ovviamente il suo fodero è possibile allacciarlo alla cintura. Boh, a me sembra molto comodo, semplice, senza tante pretese, in un bel cuoio bello massiccio, quindi anche il fodero è un bel accessorio che viene dato. Vediamo un po' come si comporta nell'appuntire un legno. Questo è un po' più difficile perché, tenendo conto la sua leggerezza, ci si fa, però è un po' più complicato, con un legno un po' più di dimensioni contenute. Però volendo ci si può fare. Vediamo un po' a fine teste come è rimasto il filo. Direi che ancora ha un ottimo filo ancora. Che dire, le mie considerazioni finali sono che se volete un coltello da trekking, da campo, da cucina, per lavori non troppo pesanti, io mi sento di consigliarvi questo, perché è un po' un tuttofare, bello esteticamente, con un look vintage, molto affidabile nelle vostre escursioni, nei vostri campeggi o nelle vostre giornate outdoor. Sicuramente non vi deluderà. Lo potete trovare sul sito della Brisa. Io ovviamente vi lascio tutti i link in descrizione del sito, del loro shop online, insomma troverete un po' di tutto. Certo, questo coltello non è fatto per buttare giù gli alberi, segare i tronchi
tutti quei lavori che possono essere un po' troppo, diciamo, estremi per questo coltello, però diciamo che se la cava bene. Come ho già detto, è la rivisitazione di un vecchio coltello americano. Io a video vi ho fatto passare, vi faccio passare anche delle foto dell'epoca, e io spero che il video vi sia piaciuto. Se volete lasciate un like, iscrivetevi al canale e magari anche se avete qualche domanda scrivetemela pure nei commenti che io vi rispondo, e ci vediamo al prossimo video.